Best Walkers, ben ritrovati. Come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera e noi oggi ne abbiamo da vedere di chi ben comincia. Ce ne sono tanti che ben hanno cominciato volendo vedere e ve lo dimostrerò parlando semplicemente di intro, come avrete notato. Subito, prima di iniziare ancora a parlare, vi ho fatto sentire un brano, vi ho fatto sentire l'intro di un brano che era famosissima, la celeberrima Around the World, suonata dal buon Flea sul disco del 91 dei Red Hot, che è Californication. Era il brano che apriva quel disco. E oggi parliamo proprio di cose che aprono, ovvero le introduzioni dei brani, quei primi 10 secondi che ci catturano, e ce ne sono tantissime. Oggi ho dovuto fare un po' una scelta, diciamo così, una cernita, e per farlo mi sono messo un po' a curiosare tra vari dischi che ascoltavo, insomma anche un po' in rete, ho cercato tantissimo materiale e ce ne sono tantissime, veramente ci sono tantissime parti di basso che danno il via a dei brani. Ne ho selezionati 13, perché 13? Prima di tutto perché io pubblico generalmente di venerdì, ci avviciniamo ad Halloween, venerdì 13 mi sembrava, vabbè dai, comunque insomma non vorrei portare sfiga a nessuno chiaramente, però ho dovuto fare un po' una scelta. Ecco, quindi la prima è stata Around the World. Vediamo un po' di analizzare anche quello che succede in queste intro, perché ci catturano così l'attenzione. Vabbè, di Flea abbiamo già parlato più e più volte qui sul canale, quindi sappiamo tutti quali sono le sue caratteristiche principali. In particolare questo brano, che lui ha suonato con un Music Man, è un bel effetto di distorsione, come potete sentire anche sul disco. Dopo le prime botte iniziali che lui dà qua sulla quarta corda a vuoto, comincia con questa frase. Allora, sottolineiamo un attimo questo aspetto, dal punto di vista ritmico più che altro, qua dovete fare attenzione se volete studiare questo pezzo, perché in realtà quelli che lui suona sono tutti sedicesimi, applica quello che in gergo viene detto dal punto di vista ritmico un 3 nel 4, che non è un famoso aperitivo a base di Campari che si fa qui a Milano e dintorni, cioè buonissimo, bellissimo, ve lo consiglio, ma non stiamo parlando di quello, stiamo parlando praticamente dell'accentare 3 note, quindi attenzione, non sono terzine, abbiamo un gruppo di 4 sedicesimi, lui semplicemente accenta la prima, ta, tu, ta, poi ne accenta un'altra e copre in questo modo altri 3, quindi praticamente accentare ogni 3 note vuol dire suonare più forte una nota ogni 3. Il problema è che rimane fuori il quarto nel gruppo dei sedicesimi che sono all'interno di un battito, giusto? Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sull'ultimo quarto si riallinea e suona i restanti 4 sedicesimi senza accento, chiudendo la frase. Ripete il tutto un'altra volta cambiando leggermente le note, avete la partitura, avete le tab, studiatevela con estrema calma, cercate di curare molto questo aspetto ritmico. Vediamo qual è il secondo brano che ho scelto, la seconda intro che ho scelto. Questa non si può non conoscere, Hysteria dei Muse. Il brano è contenuto nell'album Absolution del 2003 se non sbaglio. Il buon Chris Woston, il nome di questo bassista sinceramente non lo imparerò mai, non so voi, me lo trovo abbastanza complicato, ha realizzato effettivamente una di quelle intro di basso che non si possono non conoscere. Ecco, anche questa tecnicamente molto impegnativa, ma in realtà basata anche lui su dei sedicesimi. Qui usa un distorsore e la cosa che a cui dovete prestare molta attenzione sono questi giochini che lui effettua tra le corde a vuoto e le note che va a suonare. Suonatela molto molto lentamente all'inizio se non ci avete mai provato, e poi piano piano cominciate a mettere il metronomo. Non ci sono soluzioni ritmiche particolari, controtempi, ok? È tutto molto dritto, il problema è che è tutto molto veloce. Ecco, dovete solo fare attenzione a qual è la nota acuta che va ad alternare alla relativa corda a vuoto, comunque nota bassa che va a suonare all'interno del riff. Andiamo avanti, abbiamo parlato dei Red Hot. Secondo me quando si parla di Red Hot non si può parlare anche di questo gruppo suo e contemporaneo, i Rage Against the Machine. Nel 91 i Rage Against the Machine buttarono fuori il loro omonimo album su cui era contenuto questo brano. Bullet in Your Head, questo brano bellissimo secondo me, è il riff di basso che introduce il pezzo e che poi appunto viene continuato, viene riportato avanti diciamo all'interno del brano, si basa fondamentalmente su un accordo di settima, quindi lui alterna praticamente la tonica Mi a questo bicordo
in cui sono contenute la terza e la settima appunto dell'accordo, una cosa molto utilizzata nel funk, volendo vedere. Sappiamo benissimo che i Rage Against the Machine furono, insieme ad Hot Chili Peppers e ad alcune altre, tra le prime band a mischiare rap, funk e, volendo vedere, anche metal, hard rock. Ecco, questo è un espediente che viene propriamente dal funk, l'uso dei bicordi su un accordo di settima, quindi esercitatevi se non l'avete mai fatto a suonarlo con questa diteggiatura e poi provatevi il brano, banalmente. Continuiamo, sempre di quel periodo, è uno dei gruppi miei preferiti in assoluto, storico, sono i Primus del buon Les Claypool, che suonava questa cosa. Jerry Was a Race Car Driver, anche questo brano del 91, contenuto sul disco Sailing the Seas of Cheese, navigare sui mari di formaggio, fantastico. Sapete che i Primus, se li conoscete, insomma avete ben chiaro di chi stiamo parlando, proprio anche dal punto di vista delle grafiche, delle copertine, insomma comunque veramente veramente una band eccezionale. E qui abbiamo un esempio di tapping, ecco, quindi se non avete mai fatto tapping ovviamente vi consiglio di non partire proprio da questo brano. Anche in questo caso lui gioca su un bicordo terza e settima che alterna. Non posso farlo in questo momento perché ho in mano un 4 corde, avrete notato che l'ho suonato con un 5, in realtà non è il problema del 4 corde, potreste anche farlo con un 4 corde. La cosa importante è che abbia 24 tasti, perché i bicordi che vado ad eseguire sono proprio gli ultimi due tasti, 23esimo e 24esimo. Ovviamente nel caso abbiate un 6 corde, come ha fatto lui sul disco e come fa poi spesso lui dal vivo, diventa tutto un po' più semplice perché il bicordo viene suonato in posizione un pochino più agevole. Infatti mi scuso, sentirete delle imperfezioni nella parte che ho suonato io, proprio perché è stata riadattata a un basso che non è esattamente quello indicato. Continuiamo, ascoltiamoci anche questo brano. Mi auguro che lo conosciate, questo era Sabotage dei Beastie Boys, siamo sempre nei mitici, nei gloriosi anni 90, esattamente era il 94. Allora, qua c'è poco da dire su questo brano, plettro è suonato come se fosse una chitarra, avete sentito proprio lo strumming classico da chitarrista, cercando un po' di mantenere questo effetto. Lui praticamente cosa faceva? Ovviamente utilizzava un overdrive, il buon MCA, che è venuto a mancare nel 2002, bassista e non solo, rapper ovviamente, soprattutto sapete che i Beastie Boys, altra band che ha mescolato, diciamo, quelli che erano i generi più in voga in quel periodo. In questo brano lui praticamente faceva questa cosa, col pollice stoppava la quarta corda, suonava questa nota con il medio, andava a stoppare con l'indice questa corda, quindi praticamente abbiamo un insieme di di 2 ghost note su 3 corde. Sulla quarta corda alternava la ghost note alla pressione del terzo dito sull'11° tasto. Questo è l'effetto che sentite poi durante il brano. Esercitatevi con un plettro e, o se volete anche con l'unghia, potete farlo in strumming, proprio come se fosse una chitarra acustica. Bene o male, buona parte del brano è suonato in questo modo, su questo riff, secondo me fenomenale. Allora adesso cominciamo piano piano a spostarci da questo genere, andiamo più verso l'hard rock, heavy metal vero e proprio, e cominciamo con una band che dell'hard rock ha fatto, ovviamente, nell'hard rock ovviamente ha fatto la storia. Siamo nel 75, l'album è Toys in the Attic, loro sono gli Aerosmith, vi faccio sentire questo riff. L'autore è il bassista stesso, Tom Hamilton, di questo riff. Ovviamente il basso introduce proprio il brano con il riff che avete appena sentito. È suonato, adesso qualcuno magari mi criticherà, ma è proprio così, è un po' diversi, no, sono un po' diverse, è vero. Ascoltatevi diversi live e sentite delle diverse versioni. Questo che ho fatto io non è forse esattamente quello che c'è proprio sul disco in studio, non me lo ricordo più sinceramente, io vi dico la verità, l'ho sempre suonato così tirandolo giù da qualche live che ho sentito ai tempi, insomma. Comunque va benissimo per esercitarvi, ok? Possiamo continuare, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più verso l'heavy metal, e dell'heavy metal il re indiscusso per quello che riguarda il basso secondo me non può essere che il buon Lemmy, che iniziò nell'80 questo brano in questo modo.
che altro dire su Ace of Spades. Prendetevi un plettro e suonatelo, non è difficilissimo, però farlo in questo modo, con questa pacca, con la distorsione, ovviamente questo che poi fa la differenza. Questa era la New Wave of British Metal, quello che stava nascendo in quegli anni, e i Motörhead ovviamente erano uno dei gruppi principali di quel movimento. Abbiamo iniziato a parlare di heavy metal e quindi secondo me non si può prescindere da uno dei più grandi bassisti heavy metal di sempre, che è il buon David Ellefson. Ascoltatevi questo riff. Questo ovviamente come veniva iniziata Peace Sells, ok? Brano storico, ecco. Trovate come sempre le tabs. Qualcuno mi ha detto no, mettiamo sul tuo sito, le sto mettendo con un po' di calma, perché vi assicuro ragazzi che far tutto da solo non è facile, ma se non è oggi, nei prossimi giorni, insomma, continuate a visitare regolarmente il sito, che tra poco troverete tutto quello che vi sto promettendo, ve lo assicuro. Ok, continuiamo, sentiamoci un altro pezzo. Parliamo sempre di metal, ma ci spostiamo un po', ci siamo spostati un po' verso quello che è considerato il prog. Il brano credo che si pronunci Schism, molti dicono, è ovviamente uno dei più famosi brani dei Tool, contenuto in Laterals del 2001 e suonato ovviamente già Justin Chancellor, che è il loro bassista storico e di cui sappiamo tutti tutto, cioè un bassista veramente dalle doti tecniche eccezionali. Questo brano, come molti di voi avranno già notato, comunque di questo trovate assolutamente la parte, è una misura fondamentalmente. Questo riff è una misura in 5 quarti. Sì, ma c'è anche la parte iniziale con i bicordi. Sì, non l'ho voluta fare, mi sono voluto concentrare su questo pezzettino di intro che è in 5 quarti. Si parte con una terzina di sedicesimi fuori dalla misura di 5 quarti e che si ripete sul levare dell'ultimo battito dei 5, ok? Questo è il modo di contare il brano, cioè questa alternanza tra la corda a vuoto e le note alte, e poi ovviamente il punto dolente, questa terzina, questa legatura che va eseguita suonando la corda a vuoto Re, il Do e il Re al 12° tasto. Questo è un po', diciamo, il punto dolente, il punto critico. Esercitatevi molto su questa parte. Okay, quindi queste 3 note: Re corda a vuoto, legato a Do, legato a Re. Una volta che avrete nelle dita questo passaggio, dovreste piano piano cominciare a gestire poi tutto il riff. Ovviamente altra difficoltà il contare in 5, ma se avete in testa il brano, l'avete sentito più e più volte, probabilmente questo potrebbe non rappresentare un problema. Ecco, ho voluto, parlando di metal, introdurre anche questo. Ascoltiamocelo questo riff. Di Seemann, credo che si pronunci così, brano dei Rammstein, contenuto nel loro primo album del 95. È una parte di basso secondo me molto simpatica, molto divertente, tutto un arpeggio che poi si ripete anche all'interno del brano, in cui praticamente lui alterna sempre la corda a vuoto La inizialmente con diverse note, delle diteggiature anche abbastanza interessanti, poi si sposta, insomma l'avete sentito. Da un punto di vista ritmico non è niente di complicato, sono tutti banalmente ottavi. Nella prima parte appunto avete la corda a vuoto, poi dopo diventano accordi veri e propri, quindi passiamo da delle posizioni di accordi minori settima eccetera eccetera. Studiatevelo perché questo secondo me è molto interessante. E poi dai, Rammstein sono veramente fighi, vi consiglio di ascoltarli. Bene, quindi stiamo parlando seriamente a questo punto, direi, di heavy metal, e quando si parla di metal non si può assolutamente prescindere dai Black Sabbath, quindi ascoltiamoci questo di riff, questa intro.
AIB, come suonata da Geezer Butler nel 70 su Black Sabbath. Ovviamente lui prima metteva un solo di basso vero e proprio, non sono stato lì a riprodurlo, anche perché avrei dovuto ristudiarmelo, non me lo ricordo assolutamente, e poi non è quella la parte su cui volevo concentrarmi, ma appunto questa intro vera e propria. In ogni caso, anche qui gli elementi caratteristici sono ovviamente quelli del suono. Innanzitutto, vabbè, l'uso della pentatonica, della scala pentatonica. Ne abbiamo parlato poco tempo fa, se non ricordo male, quindi questo è un altro di quei riff che potete utilizzare per capire il sound di quella scala. Lui, per registrare questo disco, si fece prestare il wah della chitarra da Tommy Iommi e, unitamente al distorsore, tirò fuori quel suono che è molto caratteristico, che ovviamente non sono riuscito a riprodurre al volo. Per fare questo video banalmente ho messo una distorsione, così un overdrive simbolico, giusto per sporcare un po' il suono, ma si può assolutamente provare a riprodurlo con della strumentazione di un certo tipo, quindi con un buon wah e una distorsione, un overdrive, comunque dovreste riuscire a tirar fuori il suono adatto. Abbiamo parlato dei Black Sabbath e mi sento di parlare anche di Ozzy a questo punto. Sull'album No More Tears era contenuta No More Tears, che iniziava così. Ecco, Mike Inez suonò questa parte di basso, che poi fu il bassista andato successivamente agli Alice in Chains. E che dire di questa parte di basso? Abbiamo questo riff, secondo me bellissimo nella sua semplicità. Attenzione all'aspetto ritmico, perché qua comincia la stessa frase una volta sul battere, una volta sul levare, a seconda di quanti ottavi mette. Non è molto lungo e poi in realtà il riff si modifica durante il cantato, eccetera. Concentratevi un attimo su questa parte, sull'intro, e vedrete che già c'è da divertirsi. Attenzione, è in re, l'accordatura è mezzo tono sotto, quindi siamo in re bemolle, ok? Anche se poi ovviamente voi ragionate in re. Bene, quindi siamo arrivati all'ultimo e secondo me il primo, se fosse, anche se non l'ho fatta, ma se fosse una classifica, questo dovrebbe essere il primo, il riff che tutti i bassisti dovrebbero conoscere, l'intro che tutti i bassisti dovrebbero suonare almeno una volta nella vita, ed è questa qua. Dopo aver suonato Cliff Burton non si può dire nient'altro. Spero, mi auguro che la conosciate già. Comunque di questo brano ho anche realizzato una cover vera e propria qua nel canale, nella playlist apposita la trovate, ci sono le tab, assolutamente di tutto. Non devo dire nient'altro ovviamente su Forum The Bellstall. Abbiamo finito, abbiamo terminato, questi erano 13 riff, spero che vi piacciono, spero che vi divertiate a suonarli e spero che dal canto vostro, nel momento in cui vi troverete a suonare con una band e magari andrete a scrivere dei brani, pensiate bene prima o poi di buttarci dentro una bella intro di basso, magari entrerà nella storia come quelle che abbiamo sentito oggi. E nel farvi questo augurio, che è anche l'anticipo del mio augurio per la festa meravigliosa di Halloween che cadrà tra qualche giorno, vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina che è qua da qualche parte, insomma. Se non l'avete ancora fatto potete anche seguirmi sui vari social, potete seguire questo episodio probabilmente anche in podcast, probabilmente perché mi devo ricordare di caricarlo, ma in ogni caso sappiate che mi trovate appunto anche in piattaforma podcast, mi trovate su Instagram, su Facebook, su Telegram, su Telepass. Non so se non volete pagare con la carta. Vabbè, dai, bando alle ciance, vi saluto e ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!